Uno dei migliori ricordi della mia infanzia è legato ai momenti trascorsi a casa della nonna paterna, giocando con i resti malconci e scoloriti dei giocattoli di mio padre. Un fortino dei cowboy, dei modellini dei nativi americani e una portaerei della seconda guerra mondiale. In una delle miriadi di ucronie che immaginavo da piccolo, quei pezzi di plastica divennero i mezzi per raccontare le mie storie di ribellione e rivolta. I nativi, impossessatisi del mezzo navale, risalivano il Mississippi liberando ogni singolo villaggio invaso dall'uomo bianco. A quei tempi, una ventina di soldati monocolore e un freddo pavimento di marmo erano tutto ciò che mi serviva per raccontare la più grande storia di rivalsa e ribellione che il mondo avesse mai visto. Anni dopo, a causa di una non voluta maturità, ho perso la capacità di astrarmi con tale semplicità. E nel tempo ho trovato rifugio nel videogioco, a me tanto alieno nell'infanzia quanto vicino nell'adolescenza. Forse, proprio per soddisfare la nostra infinita voglia di immaginare, l'industria videoludica ha cercato nel tempo di dare sempre più spazio alla libertà del giocatore. L'idea che il giocatore sia il perno centrale dell'esperienza ha reso standard delle caratteristiche un tempo meno presenti. Si sono diffusi elementi da gioco di ruolo e dialoghi multipli. Le personalizzazioni estetiche e ludiche sono sempre maggiori. Possiamo modificare interfacce e livelli di difficoltà. Il giocatore può saltare cinematiche e livelli. Possiamo comprare consumabili che velocizzano l'accumulo di risorse ed esperienza. Tutto questo ha avuto due conseguenze macroscopiche, a mio parere. Da un lato ha amplificato il conflitto tra la volontà dell'interattore e le esigenze narrative dell'avatar, come dimostrano numerosi open world di questa generazione. Dall'altro ha spinto i creativi più interessati al racconto a riflettere sulle opportunità del mezzo videoludico, che hanno iniziato a dare al giocatore la possibilità di intervenire sulla storia in maniera leggera ma significativa. Red Dead Redemption 2 è forse il primo sandbox che tenta di coniugare la seconda prospettiva con la struttura a mondo aperto tipica della prima, senza però rinunciare ad approfondire anche le storie secondarie rispetto alla sceneggiatura principale. Il risultato è straordinario per essere il primo tentativo e dimostra uno studio approfondito del recente dibattito critico sul mezzo videoludico. Dan Houser e gli altri sviluppatori Rockstar hanno colto l'essenza stessa del conflitto tra avatar e interattore, tra libertà e ritmo narrativo. E hanno scelto dunque una strada poco appetibile per il mercato odierno, ma teoricamente perfetta nel riuscire a coniugare queste diverse esigenze. Il design delle missioni di Red Dead Redemption 2 propone infatti una linearità tipica di esperienze più contenute e impedisce al giocatore di iniziare altre missioni mentre una principale è già attiva. Ogni attività presenta una scrittura costantemente incentrata sul ricordare o addirittura obbligare l'interattore a completare l'obiettivo in corso, prima di passare a un altro. Inoltre, l'ottima regia che caratterizza le missioni riscrive i ritmi del gioco, accorciando o estendendo gli spazi e i tempi persino dei viaggi a cavallo. In questo modo trasforma uno dei momenti tradizionalmente più vuoti dei titoli Rockstar in decisivi momenti di approfondimento e di puro soddisfacimento estetico. Quest'immensa limitazione della libertà del giocatore è pensata per esaltare la scrittura della singola missione, che altrimenti ne risulterebbe anacquata, come capita in tantissimi altri open world. Inoltre, data l'assenza di fetch quest, è possibile completare un blocco narrativo in pochissime sequenze, contenendo la dispersione tematica ed esaltando le personalità dei personaggi che incontreremo. Infine, i 2/3 del racconto sono strutturati in modo tale da non pressare il giocatore con una costante sensazione di urgenza, lasciando che la sua gestione dei ritmi della sceneggiatura non entri in conflitto con le necessità della storia. Purtroppo, durante il terzo atto, anche in Red Dead Redemption 2 riemerge la dicotomia tipica della tradizione sandbox. Innanzitutto, l'ambientazione cittadina rende tutto molto più frenetico, ricco, pieno di attività a ogni angolo, e i ritmi del racconto diventano di conseguenza più incisivi, costruendo un crescendo che poi porterà all'adrenalinica chiusura. In sintesi, tutto il terzo atto mostra a mio parere come la formula Rockstar si adatti a racconti più lenti, situazionali, mentre appare in difficoltà nel tradurre in ottica sandbox dei ritmi narrativi più incalzanti. In ogni caso, giunti all'epilogo, l'esperienza ritorna sui binari ritmici tipici del western, dove alle silenziose e polverose cavalcate si alternano improvvise sparatorie e imboscate. È anzi forse proprio in questa fase finale che la struttura ideata da Rockstar risplende maggiormente, dato che l'opera, in questa splendida versione tutta narrativa di Endgame,
si trasforma definitivamente in una raccolta interattiva di storie, racconti e situazioni della vecchia frontiera. Durante tutti i capitoli della storia, il carattere e la personalità di Arthur si evolveranno sotto gli occhi vigili del giocatore, che non è mai stato in grado di controllarne le scelte, ma è invece capace di indirizzarne l'agire. Se si permettesse al giocatore di cambiare radicalmente la storia di Arthur, il messaggio del racconto di Dan Houser verrebbe totalmente meno, o rischierebbe quantomeno di essere compromesso. Red Dead Redemption 2 non è dunque uno strumento con cui possiamo scrivere il nostro film western. È per questo che, in questo caso, il verbo to play non vuole richiamare il concetto di giocare, ma suggerisce di mettersi nei panni di una maschera, interpretando le reazioni di un uomo a una vita in fuga, sia a livello ideologico che pratico. Con la sua opera, Dan Houser non ci invita a sostituire i ricordi dell'infanzia col suo gioco, ma si dichiara autore con un messaggio definito e ci chiede di affrontare la sua visione con prospettiva critica. È per questo che, a mio parere, è un enorme abbaglio quello che ha spinto molti a intravedere somiglianze con Westworld, la serie TV che immagina cosa accadrebbe nella nostra società se i videogiochi diventassero abbastanza complessi da riprodurre la vita reale. La serie mostra un'umanità che dà sfogo ai suoi più oscuri e violenti istinti. Descrive l'essere umano come intrinsecamente violento, un sanguinoso dittatore virtuale, in un mondo di accondiscendenti sudditi robotici. Al contrario, Red Dead Redemption 2 è totalmente incentrato sul permetterci di interagire con e non per conto di Arthur. Sebbene siano presenti alcune scelte morali, si può davvero intervenire solo sulle piccole cose, senza mai mettere in dubbio il percorso di redenzione morale del protagonista e il conseguente messaggio della storia. Inutile, in questa prospettiva, parlare di reattività del mondo di gioco. Il sandbox è una tradizione in Rockstar, ma quest'ultima viene totalmente assoggettata alla volontà espressiva del progetto e diviene mera forma più che effettiva sostanza. La mappa, dunque, non è più un luogo in cui attivare missioni e scelte, ma è invece un teatro, sapientemente decorato dallo studio in cui insceniamo il conflitto culturale che ha segnato la storia del nostro mondo. Se a ciò aggiungiamo la straordinaria cura riposta nei piccoli dettagli interattivi, dai diversi modi di rinfoderare il revolver fino ai ritmi imposti alla caccia e alla raccolta, ci rendiamo conto che la distinzione dei tempi e persino dei modi di interazione è il vero perno intorno a cui è stata costruita l'esperienza di Red Dead Redemption 2. Non un sistema reattivo alle scelte esplorative del giocatore, ma un mondo che risponde in maniera ricca e visivamente appagante alle esigenze registiche dell'interattore. L'opera Rockstar si incastra alla perfezione nella tradizione dello studio, rappresentando un affresco straordinario di temi e dei valori dell'epoca raccontata. Sadie Adler e il suo conflitto con i modelli femminili eteronormati, sempre più in voga nell'est del paese. Il genocidio istituzionalizzato e programmato dei nativi americani da parte degli ex coloni inglesi. Il rapporto dell'Occidente con la natura, vista come elemento da sfruttare e non da coabitare. Il capitalismo che fagocita tutto e sostituisce la vecchia schiavitù negriera con una fittizia libertà individuale. Il gioco è infatti stracolmo di personaggi teoricamente liberi di partecipare alla produzione dei beni e delle risorse del paese, che sono però gestite quasi integralmente da un nuovo nemico, camuffatosi sotto il nome di civilizzazione. L'individuo non è più di fronte a un avversario nero ed evidentemente oscuro, ma si trova di fronte a infinite sfumature di grigio, mescolatosi con il bianco, il rosso e il blu della bandiera statunitense. Dalle parole di Dutch, Osei e la banda di Arthur emerge l'idea che essi rappresentino una sorta di male minore, un malanno necessario ad affrontare questo nuovo, sibillino e violento nemico. Infatti, Arthur è perfettamente cosciente di essere un criminale, nonostante ciò che alcuni suoi compagni sostengano. Non si vede come un salvatore o un eroe, e più volte mostra quasi di provare ribrezzo per se stesso, e tira avanti per amore di chi gli sta vicino. In un'epoca così rivoluzionaria e al contempo fumosa e piena di contraddizioni, Arthur divenne l'unico punto di riferimento per tantissime anime sperdute, devastate dal conflitto tra la tradizione e il nuovo, tra la cosiddetta civiltà, apparentemente luminosa ma profondamente iniqua, e l'ingiusto ma sincero Far West. Chissà cosa pensano di un messaggio così antisistemico i dipendenti Rockstar, costretti a spossanti mesi di crunch per giungere in tempo sugli scaffali dei negozi. In ogni caso, per riuscire a trasmettere con maggiore forza questi temi, sarebbe servito lo stesso coraggio anche per alcuni aspetti della messa in scena delle missioni principali. Infatti, il level design del mondo di gioco è quasi perfetto. Rifiuta ogni compromesso ludico,
rinuncia a inserire con mostruosa regolarità collezionabili, luoghi di interesse e dungeon poco credibili e forzati, e coordina il mondo stesso affinché colpisca il giocatore con i suoi sistemi e le sue storie. Le armi le troveremo solo nelle pareti e nelle casse delle varie abitazioni, e non in qualche baule piazzato in fondo a una caverna. I cittadini si ricorderanno di noi e reagiranno di conseguenza. La mappa non è divisa per livelli, ma lascia che sia il giocatore stesso a stabilire come interagire con il mondo di gioco. Purtroppo, come detto prima, lo stesso non accade con le missioni principali. Le ondate di nemici dal sapore anni 90 smontano gran parte del pathos e del realismo western ricercati dal titolo Rockstar, che propone sessioni che ricordano più un Gears of War che degli stalli alla messicana tipici del genere. Uccidere nella prima missione di gioco più persone di quante non abbiano fatto Jesse James e Billy the Kid in tutta la loro vita smorza di molto l'impatto dei valori e della scrittura della psicologia di Arthur. Come detto prima, in tal senso il level design non aiuta, divenendo spesso molto più giocoso nelle missioni di quanto fatto con il mondo di gioco. La straordinarietà dell'opera, dunque, si manifesta solo di fronte a un'analisi formale della stessa, relativa alle tecniche utilizzate per costruire l'esperienza e ai contenuti politici che emergono dal racconto, ma viene meno a seguito di una riflessione critica più omogenea. Basti solo notare quanto le stantie tradizioni degli sparatutto siano ancora dominanti, e soprattutto quanto siano ancora utilizzate per motivi tutt'altro che espressivi. Infatti, dopo 2 fallimenti, il gioco ci permette di saltare per intero il pezzo di missione in cui ci siamo fermati, segno della scarsa considerazione che lo studio stesso ha per quelle sessioni. Tutto questo non ci permette di considerare Red Dead Redemption 2 il primo sandbox della nuova generazione di esperienze interattive che, a mio parere, stanno per arrivare. Al contempo, è innegabile che l'opera Rockstar sia il passo più grande mai fatto in questa direzione, per qualità registica, scrittura, filosofia d'approccio e tecniche utilizzate. E tutto nell'immane sforzo da girare i problemi atavici del genere di riferimento e della meccanica sandbox. Dove altri cercano di sopperire alla sostanza riempiendo di attività superficiali la mappa di gioco, Red Dead Redemption 2 sfrutta ogni centimetro del suo mondo per descrivere un'epoca con i suoi cambiamenti. Dove altri rifiutano l'impegno politico, Rockstar si lancia in una violenta e cruda analisi della società contemporanea, come sempre fatto dallo studio. Dove molti cercano di non lasciarci mai con i nostri pensieri, Rockstar ci affianca a un cowboy solitario, che distende i ritmi dell'esperienza, dandoci il tempo di riflettere su cosa stiamo facendo. Dove altri si rifugiano nelle idee e nei successi altrui, depredando le innovazioni e le intuizioni di alcuni titoli e riproponendole fino allo stremo, Rockstar tenta con coraggio di riscrivere il concetto stesso di open world. Se avesse avuto più coraggio, o tempo, o risorse, forse lo avrebbe fatto in modo ancora più rivoluzionario, più radicale. Ma in fondo, la frontiera non può essere mica attraversata in un unico balzo, ma con passi lenti, pesanti e ragionati.